Siamo arrivati a Bali, più precisamente a Kuta. Questa è ufficialmente la nostra ultima tappa in Indonesia, prima di raggiungere l'Australia. Non solo, sarà la nostra ultima tappa in Asia, si chiude un capitolo insomma. Quindi è arrivato il momento di fare un po' il punto della situazione, soprattutto, ma non solo, dal punto di vista economico. Ecco l'ultimo episodio asiatico di quest'anno. Direi che chiudiamo davvero in bruttezza. Da Bali, buongiorno ragazzi, benvenuti a Kuta. Questa è una delle spiagge più famose di tutta l'Indonesia. Qui sono tutti qui a fare surf, ma va che bravi alcuni. E qui abbiamo un tipico surfista. Le onde oggi sono buone, Prima ho fatto un giro. Credibilissimo. Un giro ho fatto. Ho fatto un giro sulle onde, non male, devo dire, non male. Vabbè, buongiorno intanto. Sono gli ultimi giorni qui in Indonesia. Domani notte abbiamo il volo che da Denpasar, quindi Bali, ci porta a Perth o Perth per dirla in modo semplice, in Australia. Ultimi giorni, quindi è anche il caso oggi, oltre a visitare questa zona, di fare un bel recap di tutto quello che sono stati questi 4 mesi in Indonesia, ma non solo, di più, torniamo indietro e facciamo un bel riassunto di tutto quello che è stato quest'anno qui in Asia. Ma Angela, si dice Perth o Perth? Io direi Perth, che è più semplice, no? No, Perth, no. Non si dice Perth, ma Perth la capiamo tutti subito, no? Ma sì, diciamo Perth, perché Perth, ogni volta che dobbiamo dire Perth, e non possiamo dire Perth tutte le volte. Siamo direttamente Perth, quindi ragazzi esatto. Scusateci per la pronuncia, noi lo pronunceremo anche correttamente, più o meno, forse. Però per comunità usiamo Perth. Per gli amici. Domani siamo a Perth ragazzi! Dopodomani, perché domani no. Domani no, Ecco. Non pensavo che esistessero così tanti surfisti nel mondo, o sono tutti qua perché ragazzi ce n'è un'infinità in mare da un lato, spiaggia lunghissima, quindi si vede tutto da questo lato, qui tutti gli ombrelloni con le sdraiette belle comode, morbidose, e anche da questa parte altri surfisti in mare, cioè di tutti i livelli. Allora ragazzi, è carino qua in effetti, comunque vabbè la spiaggia non ha un colore chiaro, vedete, un po' scura, anche perché la sabbia è nera qui, vulcanica. Però ecco, me l'aspettavo peggio sinceramente. In realtà adesso c'è un'alta marea, quindi la spiaggia è un po' smangiucchiata dal mare, quindi mi immagino che poi sia molto più ampia poi con lo scorrere della giornata, e non pensavo ci fossero tutti questi turisti in Indonesia. E questo è stato lo shock di ieri quando siamo arrivati, perché ci è sembrato di finire in un altro paese. In 4 mesi una roba del genere non l'abbiamo mai vista. Comunque ecco, poi col proseguo del video vedrete poi la concentrazione che c'è soprattutto nelle viette principali, quelle un pochino piccoline e strettine, e lì è incredibile, fai dei salti di locali, sì, cose. Comunque anche qua adesso guardare, sì, un sacco di gente che sta surfando adesso in questo momento, si passeggia qua sulla spiaggia, ma sì, non ce l'aspettavamo così, ma forse siamo noi che siamo strani, devo dire, perché siamo stati tipo nel nostro mondo. Siamo tipo per 4 mesi, esatto. È stato molto eremitoso questo viaggio, eremitico ragazzi, mitico davvero, soprattutto in Kalimantan credo, perché comunque a Sulawesi qualcuno avevamo incontrato, Bunaken, Toraja. Invece in Kalimantan nada. Zero. Sì. E invece qua è tutto un altro mondo, ma si sa ragazzi, Bali è una delle isole più famose del mondo per il turismo. Bali. Capito dove siamo, cioè proprio il centro del mondo, il centro dell'Asia fondamentalmente per quanto riguarda il turismo e per quanto riguarda anche i nomadi digitali. Perché la signora c'ha la mano alzata? Sto salutando qualcuno. Proprio dietro la spiaggia c'è un centro commerciale con i fenicotteri rosa finti nell'acqua, e questo posto ci torna molto utile perché dobbiamo ancora comprare qualcosina, visto che ci serve ancora un po' di robetta prima di sbarcare nell'altro mondo. E come spesso accade non abbiamo trovato nulla qui dentro che ci possa servire. Fuori dal centro commerciale poi ci sono tutti i negozi di souvenir, e che souvenir! Va bene,
E noi stiamo cercando comunque un adattatore, perché l'adattatore che abbiamo con la presa australiana è un po' datato, un po' vecchiotto, quindi cercavamo qualcosa di un pochino più nuovo, magari più affidabile, e adesso vediamo se riusciamo a trovarlo. Nel frattempo, uno dei tantissimi templi che si vedono passando di qua. E c'è anche un po' di degrado sinceramente qua. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Mi sono fermato un secondo a parlare con un signore che vende tutta questa oggettistica particolare, adesivi, ecco. E gli ho detto, insomma, guarda, non è che so proprio il massimo. E gli ho detto, oh, I don't care, non me ne frega niente. Qua vengono gli australiani, li comprano e io li vendo, quindi non mi interessa. Una delle cose che salta subito all'occhio, che ci ha stupito anche ieri quando siamo arrivati, è la presenza di moltissimi templi. In ogni via ce ne sono tantissimi. In questo caso ad esempio siamo davanti a un tempio particolarissimo con una tigre e una pantera e un portale super lavorato e decorato. Ma questo perché? Perché a Bali, a differenza del resto dell'Indonesia, dove la maggior parte della popolazione è di fede islamica, qui invece il 90% della popolazione si riconosce nell'induismo. Induismo che è stato portato qui dai mercanti che provenivano dall'India. No strong. Ma già si piange. Ci siamo fermati dalla signora. Si piange e si ride anche con la signora simpaticissima. Abbiamo trovato il suo bel banchetto qui a lato della strada, allora ci siamo fermati un attimo a mangiare così. Sì. Più che altro perché fa tanto caldo, volevamo raggiungere un altro posto a circa 1 chilometro, ma abbiamo detto vabbè dai, fermiamoci qua, prendiamoci il nasi pecel della signora, che poi comunque è una certezza. Sì, è simpaticissimo la signora. 2 bei tè freddi e poi continuiamo il nostro shopping qua più in zona però, perché dobbiamo ancora prendere un po' di roba. Allora, ci servono le cose fondamentalmente che vogliamo usare come tenere come storage. Esatto. Per i prossimi mesi, diciamo. Quindi visto che i prezzi sono un po' diversi, i prezzi qua sono un pochino diversi, allora cerchiamo un attimo di prendere quelle cose che sappiamo che potremmo utilizzare, non so, il sapone, lo shampoo, il spazzolino, dentifrici, quelle robe lì, insomma. Aspettavamo da tanto questo momento di buttarci un attimo in ammollo qua. Abbiamo trovato questo posticino, 8 euro a notte, con la piscina, super tranquilla, una vietta laterale. Chi siamo noi per non approfittare? Sì, nonostante le milioni di cose da fare, aspetteranno un minimo, un secondino, ma intanto ci godiamo questo piscinazzo. Questo è il posto, che non è per niente male, ci sono anche un sacco di piante. La nostra stanza è proprio qua dietro queste piante. Mamma mia ragazzi, credo che l'ultima volta che abbiamo visto una piscina in un posto dove abbiamo dormito eravamo a Playa del Carmen. Scusa, ti ho tirato giù. Mi è clorificato. Va bene, pulisci, disinfetta. Comunque eravamo a Playa del Carmen nel 2020, cioè 4 anni fa, più di 4 anni fa. Addirittura. Sì. Un anno ragazzi, un anno è passato ed è da un anno che siamo in Asia. Cioè, senza assolutamente volerlo fare apposta, questa ultima fase dei nostri 7 anni in viaggio, cioè l'ultimo anno, l'abbiamo passato in Asia. Cioè, l'Asia è il nostro posto nel mondo. Assolutamente. Lo sapete benissimo, noi qui stiamo benissimo. Ci sono paesi che ci piacciono un po' di più, paesi che ci piacciono un po' di meno, però noi qui stiamo bene. Senza farlo apposta ci siamo rimasti un anno intero. 357 giorni. Abbiamo fatto proprio l'anno totale e questo ci permette anche un po' di tirare le somme di cosa è stato sì. Quest'anno. Tutti i paesi che abbiamo visto, le esperienze che abbiamo fatto, ma anche dal punto di vista delle spese. Sapete che noi quando siamo partiti ci eravamo dati un po' questo obiettivo, provare a viaggiare con 10 euro a testa al giorno. Questo e quindi obiettivo adesso è sempre quello, non è mai cambiato. È rimasto nel tempo. E quindi adesso facciamo un po' il punto di quello che è successo quest'anno, se siamo stati nel budget, se invece abbiamo sforato, quali paesi sono costati di più, quali paesi sono costati di meno.
Come è andata in generale questa esperienza? Allora, riepilogo, quindi siamo stati in questi 12 mesi in Vietnam, Cina, Laos, Giappone, Malesia e Indonesia. Ok, 6 paesi. 6 paesi. Facciamo così, partiamo prima dalle cose più emotive, emozionali. Vai. Allora, i nostri 3 paesi preferiti tra questi, la top 3. Top 3. Iniziamo a parlare un po' in inglese perché qua ci serve. Top 3. Top 3. Che poi abbiamo già scoperto che gli australiani non è che parlano tanto inglese, ne abbiamo visti un paio qua in giro, non si capiva niente. Una roba incredibile, sembrano gli scozzesi diciamo, cioè scozzesi al caldo, c'è quell'accento lì un po' scozzese. Vabbè, comunque, a parte vedremo, ci sarà da discutere. Stiamo divagando. 3 paesi che ci sono piaciuti di più di questi 6. Indonesia sicuramente un'enorme scoperta per la varietà, perché comunque abbiamo visto 3 isole diverse e sono tutte e 3 veramente diverse una dall'altra, cioè abbiamo fatto delle esperienze completamente diverse tra Sulawesi, Kalimantan e Java, sono proprio 3 mondi diversi, quindi è stato come visitare 3 paesi diversi. È stato fantastico, siamo stati 1/3 del tempo in Indonesia in questo anno e quindi siamo stati benissimo, cioè uno quando... Se uno sta bene in un paese, neanche se ne rende conto che il tempo passa, e in effetti, vabbè, comunque è stato fantastico. L'avrete visto anche voi tutti nei video, abbiamo visto che tanti di voi hanno capito anche il perché ci è piaciuta tanto, no? Tutta la gentilezza, l'accoglienza delle persone eccezionale. Però c'è anche la Cina, che ci è piaciuta tantissimo. Abbiamo fatto un assaggio di Cina 2 settimane che sono state però... non si possono ridurre soltanto a 15 giorni perché per noi è stata una bellissima esperienza. Sicuramente ci torneremo in futuro perché è un'esperienza da rifare, la Cina è enorme, ci sono tantissime cose da scoprire, in quelle 2 settimane è stato fantastico e quindi secondo me merita una menzione speciale. Anche il Vietnam, chiaramente. Il Vietnam proprio nel nostro cuoricino, lo sapete, siamo ripartiti da lì, cioè è come essere a casa. Il Vietnam Diciamo che il Vietnam in questa fase, in questa esperienza, per noi si è un po' diviso a metà, perché il sud ci è piaciuto tantissimo, il nord invece un pochino ha cominciato a calare, ma poi è arrivato anche il brutto tempo, insomma, un pochino dolce amaro, ma comunque rimane sempre al top. Quindi questi 3 paesi sicuramente meritano una super menzione. Per quanto riguarda le lunghezze in cui siamo stati nei vari paesi, allora siamo stati a seconda del visto, nel senso il Vietnam abbiamo fatto 3 mesi, poi siamo rientrati per altre 2 settimane, poi c'è stato la Cina, 14 giorni di visto gratuito, quindi è stata una cosa veloce. Il Laos abbiamo dedicato solo 2 settimane perché non eravamo neanche intanto intenzionati a visitare il Laos, faceva veramente caldissimo e c'era tanta gente, quindi abbiamo un po' accelerato sulla cosa. E poi stavamo programmando in quel periodo il Giappone. Esatto, Giappone dove abbiamo fatto 3 mesi circa, 80 giorni più o meno, quindi un po' meno di 3 mesi. Poi siamo tornati in Malesia dove abbiamo incontrato anche mia sorella e Richard, quindi è stata anche un'occasione per stare un po' insieme a loro. E poi l'Indonesia, appunto, questi 4 mesi. Allora, noi abbiamo fatto questo mega riepilogo con tutti i giorni in cui siamo stati nei paesi, anche perché volevamo anche noi capire quanto alla fine abbiamo speso in questo anno. Perché poi alla fine uno è preso dal viaggio, dalle robe da vedere, cosa non fai vedere, i video, eccetera, tante cose, no? E poi magari uno neanche si rende conto. Ma noi ogni giorno, ogni santissimo giorno, abbiamo sempre segnato tutte le spese, chiaramente non sulla mano e neanche con una penna ma su un'applicazione che si chiama Travel Spend, che appunto è stata utilissima perché, che ne so, compri il caffè e metti le spese, vai a mangiare, metti le spese, dormi. Non è che devi pensarci tu, cioè inserisci tutti i dati suddivisi anche per categoria, quindi alla fine noi abbiamo alla fine dell'anno un bel riepilogo anche per sapere dove abbiamo speso questi soldi, cioè in quale ambito. Diciamo che questa applicazione ti permette un attimo di sapere dove stai andando, quindi ti fai già un'idea quanto stiamo spendendo, quanto non stiamo spendendo, quindi non c'è bisogno poi di fare il riepilogo ogni volta e mettersi lì con gli Excel, perché fa tutto questa applicazione. Però arrivati alla fine volevamo capire il quadro generale di quello che è stato, ma abbiamo calcolato la media paese per paese di quello che abbiamo speso e in che cosa l'abbiamo speso. Allora, diciamo una piccola nota. Cosa include questa cosa? Include tutte le varie spese che abbiamo quotidianamente, compresi anche i vari noleggi, se ci sono stati noleggi, o come nel caso del Vietnam dove abbiamo proprio comprato la moto, abbiamo messo la differenza tra quanto l'abbiamo comprata noi e quanto l'abbiamo rivenduta
siccome l'abbiamo rivenduta a meno di quello che l'abbiamo comprata, quella spesa lì è inserita appunto all'interno del file. È uscita tipo 2 euro al giorno la Sì, moto, quindi sì. molto bene, una specie di noleggio che ci è costato solo 2 euro al giorno. La benzina anche sempre inclusa, Tutto le incluso. spese proprio quotidiane, mangiare, dormire, Visti, voli. tutti i voli sono inclusi. Adesso nell'elenco che vedremo il volo iniziale, quindi che è quello che ci è costato di più dall'Italia al Vietnam, che ci è costato 400 euro a testa, non c'è diviso nei singoli paesi, ma va sommato a quello del totale dell'anno. A differenza del Nord America, Centro America, Sud America, dove ti sposti principalmente via terra, i confini si fanno generalmente via terra, qui nel sud-est asiatico, in Asia in generale, è molto complicato fare confini via terra. Abbiamo visto l'Indonesia, già l'Indonesia è 1000 miliardi di isole. Ed è lì che ti frega fondamentalmente. Per spostarti sostanzialmente usi aerei o le navi, diciamo. Il sud-est asiatico è lì che ti È frega così, un po', sì, è lì che ti frega, perché ci sono dei voli da prendere per forza. Quindi andiamo in ordine temporale magari. vai, Vietnam, abbiamo speso c'ho anche i giorni da quest'altra parte, scusa, perché poi ci siamo messi lì a fare tutti i Fa tutto calcoli. il ragioniere. Sì, tutto tipo con gli ragionato, occhialini, sì, eccetera, eccetera. Allora, noi quindi in Vietnam siamo stati in tutto 95 giorni, abbiamo speso 1965 euro, escluso il volo di arrivo in Asia, che Sì. sono quegli 800 euro, 400 euro a testa che abbiamo speso. Quindi, alla fine, senza contare il volo, in Vietnam abbiamo speso 10,34 euro al giorno a testa, che è molto poco. Quindi il Vietnam ci è uscito come spese giornaliere 10 euro a testa al giorno. Siamo partiti a razzo, ma poi non è che siamo proprio andati... Ecco. Come si suol dire, parti a razzo. We're gonna go with you guys. Where is the reception? Yeah. It's over there. Over there? Yeah, the first building. Okay, thank you. No problem. Dicevamo, quindi il Vietnam è andato benissimo. Poi è arrivata la Cina, ma sulla Cina abbiamo fatto un video intero e lì abbiamo sforato, ragazzi. Se volete vedere tutto il particolare della Cina, quanto abbiamo speso, come è andata, quali sono state le problematiche, eccetera, eccetera, c'è proprio un video. Dedicato e lo mettiamo qua sopra nella finestrella da qualche parte, quindi potete andare a dare un'occhiata nello specifico della Cina. Diamo lo spoiler? Abbiamo sforato, Sì. cioè chi segue il canale lo sa sa già, benissimo, sì. quindi lì abbiamo sforato, non è andato proprio tanto bene. Altro spoiler, non è l'unico paese dove abbiamo sforato. Attenzione, perché abbiamo sforato. Attenzione, sì. Ragazzi, la Cina in tutto questo riepilogo è il paese dove abbiamo speso di più, Sì. come media giornaliera, ma siamo stati solo 15 giorni. 14 per 14. l'esattezza. Quindi ecco, è un po' lì. È sempre Abbiamo sforato quello. sì, ma solo per 14 giorni. Quindi Sì. ci sono situazioni più gravi, devo dire. Perché abbiamo corso tanto, si sa, quando si viaggia veloce è normale, cioè una delle variabili che per noi impatta tantissimo sulle spese è il tempo. Ovviamente gli spostamenti in Cina sono stati la cosa più costosa perché i treni sono molto costosi. Farlo in 14 giorni vuol dire spostarsi tanto, prendere un treno ogni 2-3 giorni massimo. Stessa cosa è successa anche in Laos. Laos, sì. Perché i nostri calcoli incredibili, allora, sono 16 giorni in Laos che abbiamo passato in Laos e abbiamo speso una media di 13,8 euro al giorno. Purtroppo Anche anche lì. il Laos in Velocità. realtà a impattare è stato anche il visto, che Ecco. comunque costava di più, cioè non costava di più, costava in rapporto al tempo che abbiamo passato nel paese. Solo quindi- 16 giorni, comunque un visto da 30, adesso non mi ricordo esattamente No. quanto costava il visto, 30, 50, adesso non mi ricordo esattamente, e quindi in Laos abbiamo speso 442 euro in questi 16 giorni. Poi arriva il Giappone, ragazzi, arriva il Il Giappone, Giappone è tipo, tu dici il Giappone. lo spauracchio, Sì, lo perché il spauracchio. Giappone si dice che è caro, che è carissimo, Ecco. costa tanto. Allora, noi come abbiamo fatto? Siccome in Giappone avevamo questo spauracchio, avevamo già anche capito che il punto debole in Giappone è l'accommodation, cioè gli hotel per dormire. Le stanze costano tanto, non è come il sud-est asiatico, dove come noi adesso 8 euro ci abbiamo pure la piscina. Non è la stessa Non è cosa. la stessa cosa. E quindi cosa abbiamo fatto? Per evitare tutto questo, tendina, ma lo sapete già, avrete seguito tutte le nostre avventure in Giappone, sapete che è stata una super avventura tra pioggia, No. terremoti, Tenda e motorino tutto successo, in affitto, uragani, tutto. che ci è costato 5 euro al giorno anche il motorino, Sì. e poi vabbè, chiaramente tutte le spese giornaliere, eccetera eccetera. Ah, una cosa volevo dire, in questi calcoli sono inclusi anche gli acquisti, tipo la tenda che abbiamo comprato in Vietnam è inclusa nel calcolo totale Certo. delle spese, perché comunque impatta sul budget quotidiano, quindi anche quella è inserita. Arriviamo? Vai, Giappone, Attenzione, Giappone. 79 giorni abbiamo speso 2136 euro.
Il che vuol dire, significa che in Giappone noi siamo rimasti con 13,50 € a testa al giorno. Sforato, però per il Giappone, dici, vabbè. Anzi, Con stile anche, no? abbiamo un po' sofferto, però alla fine... È stata dura, però ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a farlo. E quindi dai. Sì, sicuramente se si sta a dormire di più negli hotel o altro si sfora tantissimo, perché quella è la spesa più grande. Noi col motorino abbiamo risparmiato molto anche per gli spostamenti, anche se i treni in realtà, se non prendi quello veloce non costano prendi il tantissimo. Shinkansen, sono ancora accessibili. Sì, è proprio dormire che costa di più rispetto al resto degli altri paesi nella zona. E quindi direi soddisfatti, sforato ma con soddisfazione, sinceramente. Sì. Poi arriva la Malesia, dove siamo stati in realtà poco tempo, 40 giorni, quindi poco più di un mese, siamo andati 2 volte, quindi sono dentro anche i voli che ci sono costicchiati per spostarci dal Giappone, poi la Malesia, poi anche da Manado abbiamo preso un volo per andare nel Borneo malese, e lì abbiamo speso in realtà molto poco, perché abbiamo speso 10,90 € al giorno. Siamo anche stati più fermi magari in un posto, siamo andati tipo una settimana. Prima abbiamo fatto un bel giro veloce con mia sorella e Richard, e poi dopo ci siamo un po' fermati, siamo stati magari una settimana su un'isola, una settimana a Malacca, quindi già abbiamo rallentato parecchio, e quello come sempre ha aiutato molto. Arriva l'ultimo paese, l'Indonesia, e a breve la salutiamo, ma no. Allora, l'Indonesia è un paese... L'Indonesia, devo dire, così, quando abbiamo scoperto quanto abbiamo speso al giorno, è stato Ma uno come? shock. Come? Cioè, ma non è possibile, ma veramente. Allora. Cioè, non ci sembrava possibile, no? Poi lo saprete anche voi, perché nei video dell'Indonesia diciamo spesso quanto stiamo spendendo. Ah, lì siamo andati a mangiare, abbiamo pagato quello, dormire, prendiamo quello. L'abbiamo detto molte volte, no? Quindi uno dice, ah, ok, costa poco l'Indonesia. Allora, come costi secondo me molto economica, si può comparare tranquillamente con il Vietnam e con la Malesia. Sì. Siamo molto, molto economici lì, ma ci sono i visti. Esatto. Abbiamo dovuto fare il visto 2 volte e rinnovarlo altre 2 volte, e questa cosa ci è costata 500.000, che sono 30 € a testa ogni volta. Quindi questa cosa ha sballato totalmente la media, che era sui 10 €. Sì. Quindi ragazzi, Perché abbiamo comunque sforato anche abbiamo l'Indonesia. speso, alla fine, se facciamo il calcolo, sono 120 € a testa di visti. Poi i voli, Poi per raggiungere l'Indonesia, le barche, tutto sono molto costate economico. molto poco, Sì, devo sì, dire, sì. sì. È proprio stato più la questione del visto che ha inciso sul budget generale. Comunque Quindi io abbiamo sinceramente speso... io sono soddisfatto, perché abbiamo speso 12 € a testa, 12,23 € a testa al giorno. Cioè io sono soddisfattissimo anche dell'Indonesia, nonostante tutti questi visti e i voli. Quindi ragazzi, noi adesso vi dico quanto abbiamo speso in tutto, cioè la media totale, giornaliera, senza volo di ingresso in Asia, e poi quella che comprende anche il volo di ingresso in Asia. Il totalone è questo, una media annuale di 12,28 € a testa al giorno. Contando il volo dall'Italia diventano 13,40 € a testa al giorno. Allora, abbiamo sforato. c'è l'inflazione, ragazzi, C'è anche l'inflazione, c'è l'inflazione da tener conto. Siamo partiti nel 2018, Nel siamo nel 2024, ci stavamo dentro meglio. siamo nel 2024, vabbè. e quindi diciamo che è cambiato anche un pochino il nostro modo di viaggiare. Secondo me siamo un po' più sereni su tante cose, Sì. più tranquilli, non stiamo più... Quando siamo partiti eravamo proprio hardcore, cioè No, cioè si ogni guardava cosa, proprio. centesimo, stavamo a guardare. Adesso siamo un po' più rilassati. Sì, perché abbiamo capito più o meno quali sono le spese che possono davvero incidere tanto sul budget, quelle che invece hanno un minimo valore, no? Sì, Quindi... secondo me sì, è un po' anche è proprio l'esperienza. Tu dici, vabbè, io più o meno in quello ci sto, so che quello più o meno è giusto, so che quello più o meno va bene, e poi ci sta anche, secondo me, un pochino, in alcuni casi, il fatto che magari in alcuni momenti eravamo un po' stanchi, e quindi abbiamo detto, vabbè, facciamola questa roba qua, perché non ce la faccio più, perché è stato un viaggio sicuramente tosto, e lo sapete benissimo, e tra i mezzi assurdi dell'Indonesia, per esempio, ma sono state una cosa terribile, oltre che chiaramente l'esperienza in Giappone, che è stata veramente tosta. Alla fine siamo arrivati col motorino rotto, per esempio, ci siamo sempre presi un paio di notti in hotel in Giappone,
e tu dici sto collassando, Non ce la faccio più. io voglio Sì. tenere, ma alla fine dici no, basta, Sì, poi adesso diciamo basta. che mentre sei nell'azione neanche te ne rendi conto in realtà, e poi è dopo quando ti fermi un attimo che esce tutta la stanchezza e tutto quanto. E quindi, Vabbè, quindi, sì. ragazzi, Però devo dire la verità, dai. ragazzi, è stato un anno incredibile. Adesso siamo anche quasi alla fine dell'anno, quindi quasi coincide anche, sai, quei recap che si fanno Sì, a fine sì, sì, anno, sì, poi sì, vedi, pensi cosa ho fatto quest'anno. Anno incredibile davvero sotto tutti i punti di vista. Quindi io E- direi soddisfattissimi nonostante tutto. Però ecco, Very il good. nostro 10 euro al giorno. Siamo venuti alla spiaggia di Kuta per vedere il tramonto, un gran bel tramonto, ragazzi, bellissimo. Guarda là la palla di sole che sta scendendo. E siamo in buona compagnia, C'è c'è un sacco di tantissima gente. qui che è venuta qui a godersi il tramonto, ci sono tutte le sedie, le sdraio, oppure c'è chi cammina sulla spiaggia a quest'ora, temperatura perfetta. E adesso ci mettiamo anche noi a guardare gli ultimi momenti di questo sole. Ieri ragazzi abbiamo detto che eravamo sconvolti, ma perché siamo scesi proprio in questo quartiere che è quello più trugno, quello più tamarro che abbiamo visto finora in Indonesia. Senza ombra di dubbio. In Indonesia. Follow DJ Shinsky on Instagram. In questa zona ci sono anche un sacco di centri per farsi tatuaggi, quindi molto utile a chi è interessato a farsi un tatuaggio venire in questa zona perché li trovi anche a prezzi molto bassi. Siamo sotto un cartellone luminoso, c'è anche un sacco di musica, ricorda molto quelle vie che avevamo visto anche a Ho Chi Minh in Vietnam, e di fronte c'è questa cosa, questa attrazione. Pensavo fosse una gru illuminata, in realtà puoi salire fino là sopra e vedere tutta la via dall'alto. Non avevamo capito niente, perché È peggio del previsto, cioè queste qua sono solo due strutture che reggono con degli elastici, una palla lì in mezzo, ci si siede lì e si viene catapultati nel cielo, insomma. Adesso ci sono due signori che stanno per provare, vediamo com'è. addirittura esce il fumo da sotto. Io me la sto facendo sotto per loro, devo essere sincera. Ma non sta... Ma non ce la credo. non è... Ma sono ancora su una. Non è possibile, non è possibile. Madonna. Oh mio Dio. È una fionda. È una fionda dal basso verso l'alto. Boom! Improvvisatissima, cioè bomba, all'improvviso parte. La musica è ferma agli anni 2000, tipo, no? 92.000, sì, sì, sì. Siamo a quei livelli. Quegli anni lì. Ok ragazzi, posti come questo non sono tra i nostri preferiti al mondo, questo ormai lo sapete, lo sappiamo tutti, ma c'è una cosa molto positiva, cioè il fatto che si trova di tutto, qualsiasi cucina, e noi avevamo delle voglie ultimamente, che veramente stavamo sognando robe di notte, io mi sognavo addirittura, credo che, cioè proprio facevo durante la notte proprio quei movimenti proprio... Che ti sogni di mangiarti delle cose che non Mi sono siano svegliato una volta con un riso. mal di denti, ma non per altro, ma perché continuavo a smangiare l'aria, Vabbè, perché comunque, avevo detto voglia di questo. questo, ragazzi. Oh, ci siamo presi due pitte con i falafel, ragazzi, dei falafel. Che voglia Raga, di ma falafel. come ve lo dico?
come ve lo dico, quanto sono contento con la pizza fatta a mano. Questa è stata fatta a mano da questi ragazzi splendidi e fantastici. Un profumo. Mangiamo. Che vi devo dire? Sì, dice tutto, il tuo sguardo dice tutto. E tutto questo anche grazie a spacciurlata col In falafel. giro con la macchietta, qua mi è caduto un falafel addosso. Col falafel. D'altronde ragazzi non lo siamo mangiato così, ma... Io non l'ho mangiato proprio così, diciamo, però hai goduto. Goduria. Questa invece è la strada del nostro hotel, tranquillissimo, non vola una mosca, non passa nessuno, tranquillissimo. Quindi adesso noi torniamo nella nostra stanza. Bene ragazzi, noi siamo pronti per andare a dormire. Allora, stiamo un po' così perché domani c'è il volo. Domani si parte, ragazzi, domani si va in Australia. Domani notte, quindi andiamo di sera verso l'aeroporto. Avete visto Airport Security? Ecco, abbiamo la strizza. Abbiamo la strizza su quello che potrebbe succedere in aeroporto. Cosa possiamo portare, cosa non possiamo portare? Ci controlleranno, ci chiederanno Rivoluzioniamo delle tutto cose. lo zaino domani. Guarda, riorganizziamo tutto per essere sicuri di non avere niente che non vada bene. No, ragazzi, questo è un tema, questo è un tema che affrontiamo nel prossimo video perché dobbiamo... Quando siamo arrivati là, magari dobbiamo anche decidere cosa mettere, cosa non mettere, cosa buttare soprattutto. Beh, adesso vediamo, comunque ci aggiorniamo. Ragazzi, mi raccomando, Scusa, Angela, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. Questo è proprio il momento perfetto per farlo. Scriveteci anche nei commenti, mandateci tanti cuoricini e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Abbraccione, ragazzi. ciao.